Ciao ragazzi, oggi parliamo di Nasser El Sonbati, detto il professore. Atleta di spicco degli anni 90, grande rivale di Dorian Yates, ma anche personaggio enigmatico e controverso che a fine carriera ebbe a contestare pesantemente la IFBB e il mondo del bodybuilding con tutte le sue contraddizioni. Purtroppo rimase un po' vittima del suo personaggio di Mance Monster, non accettando di dover smettere quando era il momento e continuando con uno stile di vita che alla fine ne ha causato la prematura scomparsa. Enjoy! Nasser El Sonbati nasce a Stoccarda il 15 ottobre 1965 da padre egiziano e madre bosniaca. Da ragazzo gioca a calcio e trova repellenti i bodybuilder per i muscoli troppo grossi e le vene troppo evidenti. Intorno ai 17 anni comincia ad allenarsi con i pesi in una piccola palestra vicino al campo di calcio, col solo scopo di potenziare le gambe per migliorarsi come calciatore. Ma il destino ci mette lo zampino e lì incontra un ex sollevatore di pesi ungherese, che gli suggerisce di allenare anche la parte superiore del corpo per sviluppare un fisico simmetrico sia in termini di massa muscolare che di forza. Nasser quindi inizia a fare distensioni su panca e ad allenare le braccia e un po' alla volta comincia ad appassionarsi allo stile di vita del bodybuilding. Già all'inizio Nasser non era certo un magrolino, a 17 anni pesa sugli 85 kg e ricorda che la prima volta che provò a fare distensioni su panca piana riuscì a sollevare 70 kg. Si iscriverà a una vera palestra solo 2 anni dopo e seppure affermi di non avere idoli che lo ispirano, nel 1985 partecipa alla sua prima gara in Germania, classificandosi sesto nella categoria junior, con un peso di 92 kg per 1,80 m di statura. I complimenti ricevuti gli danno la carica per proseguire. Nel 1988 e 1989 vince i campionati dell'allora Jugoslavia e nel 1990, a 25 anni, conquista la Pro Card. Gli inizi nel mondo dei pro comunque non sono facili. Debutta come professionista nel 1990 al Grand Prix della Finlandia, classificandosi ottavo, e fra il 1990 e il 1991 non va oltre il settimo posto nelle gare a cui partecipa. Ma Nasser non è solo un bodybuilder, si allena e gareggia ma prosegue anche con gli studi e nel 1992 si laurea in storia, scienze politiche e sociologia all'Università di Augusta. Fra l'altro si dice che avesse una memoria formidabile e parlasse 7 lingue. Anche se nessuno sembra credere nella sua carriera di bodybuilder, Nasser è determinato e a partire dal 1993 comincia a mettersi in evidenza anche sul circuito pro, con buoni piazzamenti in gara. Nel 1994 è secondo alla Night of Champions e settimo al Mister Olympia. Joe Weider lo nota e gli offre un contratto con la possibilità di andare a vivere in America. In effetti, con un peso in gara fra i 120 e i 130 kg per 1,80 m di statura, in termini di volume muscolare e simmetria, Nasser non teme confronti con nessuno, a parte forse un po' la schiena, che viene considerata un suo punto debole. Dopo 5 vittorie in diversi Grand Prix e un terzo posto al Mister Olympia 1996, dal quale venne poi squalificato per uso di diuretici, la sua carriera raggiunge l'apice al Mister Olympia 1997, quando sembra in grado di detronizzare Dorian Yates, ormai a fine carriera e con diversi gruppi muscolari lesionati. Ma la giuria la pensa diversamente e Nasser deve accontentarsi del secondo posto, un verdetto controverso e ancora oggi discusso, che farà perdere a Nasser la fiducia nella IFBB. Negli anni seguenti Nasser continuerà a gareggiare ottenendo ancora numerosi podi. Ricordiamo la vittoria all'Arnold Classic del 1999. Ma di fatto è ormai iniziata l'era di Ronnie Coleman e il titolo di Mister Olympia rimarrà per Nasser soltanto un sogno. A partire dal 2000 comincia a perdere la condizione, i suoi piazzamenti in gara ne soffrono e conclude la carriera con un 14° posto all'Europa Super Show del 2005. Ritiratosi dalle gare, Nasser sembra disilluso e amareggiato e inizia una crociata contro la IFBB e molti dei suoi personaggi. E ad oggi viene ricordato più per il suo carattere bizzarro e le sue affermazioni polemiche che non per la prestigiosa carriera sportiva che vanta 33 podi in gare professionistiche. Dopo un costoso divorzio dalla moglie Birgit e l'abbandono delle competizioni, Nasser investe nel settore immobiliare, ma sebbene si mostri distaccato dal mondo del bodybuilding sembra essere rimasto intrappolato nel suo personaggio di Mance Monster e anche finita la carriera agonistica si mantiene oltre 130 kg di peso, che non è una scelta saggia, e dopo vari problemi di salute muore nel sonno a soli 47 anni durante una visita al Cairo nel 2013. Si dice a causa di complicazioni ai reni e al cuore. Sentiamo cosa ebbe a dire Dave Palumbo riguardo le cause della prematura scomparsa di Nasser. Questi ragazzi sono troppo grossi e non controllano la pressione del sangue. L'ipertensione distrugge i reni e provoca problemi al cuore e un sacco di altre patologie. Finché si è giovani il corpo sopporta certi abusi, ma quando arrivi a 50 anni il fisico si sbriciola. È triste perché Nasser era un ragazzo intelligente e poteva evitare questi problemi, ma ha sviluppato un'ossessione per il bodybuilding, di essere l'individuo più grosso e forte, essere sempre pesante
essere sempre enorme, mangiare troppo cibo e non controllare la pressione sanguigna. E sfortunatamente credo che Nasser sia caduto vittima di questo processo, essendo oltre 130 kg per periodi di tempo molto lunghi, senza gestire i problemi di salute. Si vede che non dava molto valore alla sua vita. In palestra Nasser si allenava 5-6 volte a settimana, lavorando i gruppi muscolari con 3-4 esercizi, ed utilizzava il classico schema piramidale, partendo con un peso moderato per alte ripetizioni sulle 15-20 nelle prime serie, e aumentando il peso mentre riduceva le ripetizioni nelle serie seguenti, fino ad arrivare ad un set finale da 4-8 ripetizioni. Lo vediamo in azione in alcune clip tratte dai suoi allenamenti. Riassumendo, Nasser El Sonbaty è stato un personaggio unico nel mondo del bodybuilding. Arrivato ai vertici delle gare IFBB negli anni 90, si è in seguito trovato in aperto contrasto con le decisioni della federazione. Polemiche a parte, purtroppo non ha saputo uscire in tempo dal suo personaggio di Mass Monster, riducendo il proprio peso e rinunciando allo stile di vita del bodybuilder professionista. E ne ha pagato le conseguenze con una prematura scomparsa. Che dire, la sua storia ci insegna come le ossessioni possono portarci su traiettorie pericolose, anche letali se non sappiamo uscirne in tempo, e questo anche se siamo colti e intelligenti. La salute innanzitutto, e visto che ieri mi hanno tolto un dente del giudizio, ora è meglio che vada a curarmi il guancione, anche se come diceva Rocky non fa male, non fa male. Ciao, alla prossima!